Buongiorno e benvenuti a tutti a questa nuova puntata di Tools to Cloud, una serie di webinar che sono dedicati ai prodotti cloud, all'innovazione dei prodotti Atalassian, e oggi parleremo di un argomento molto interessante, soprattutto molto recente perché è uscito proprio il giorno 9 e quindi andiamo subito ad approfondirlo. Questa serie è dedicata prevalentemente a chi utilizza i prodotti Atalassian Cloud, ma maggiore cura la portiamo per coloro che arrivano dall'utilizzo dei prodotti server, quindi cerchiamo di aiutare tutte le persone, tutti gli utenti che arrivano dalla parte server e devono utilizzare i prodotti cloud, quindi qui cerchiamo di darvi una mano il più possibile. Saranno pratici, quindi andiamo sempre al sodo, non andremo a fare tanti giri di parole, ci concentreremo sulla parte pratica, anche perché fare troppi giri di parole non sempre è di aiuto, mentre invece mostrare una parte pratica e veloce è sicuramente di aiuto per tutti gli utenti. Il nostro motto l'abbiamo presentato nello scorso webinar. Si può fare, lo abbiamo preso in prestito dal celebre film Young Frankenstein o Frankenstein Junior nella versione italiana. Serve per dare un nuovo punto di vista e aiutare gli utenti anche a dire sì, il cloud può essere un pochino più ostico, può essere un po' più difficile, può avere anche degli svantaggi, ma in realtà quello che vogliamo fare si può fare. Quindi senza paura, senza tante, diciamo, preoccupazioni, cerchiamo di darvi un nuovo punto di vista su cui lavorare e quindi cerchiamo di sfruttare questo grande film che ci ha insegnato veramente tanto e ci aiuta ancora oggi nel darci questo esempio. Ma facciamo un piccolo recap. Nella puntata precedente, e qui vi invito a vedere il video che è sul canale YouTube, quindi andate sul canale YouTube e andate a riguardarlo, abbiamo parlato un po' di questi prodotti Atalassian dando una prima infarinatura e quindi abbiamo iniziato ad affrontare l'argomento migrazione verso il cloud, descrivendo un po' le differenze di interfaccia grafica, praticamente molto banali e molto semplici, quindi possiamo tranquillamente passare da server a cloud. Le principali, diciamo, corrispondenze delle funzionalità tra server e cloud, quindi abbiamo mostrato un po' cosa cambiava materialmente. E in più abbiamo visto anche come referenziare i dati da cloud in maniera semplice e quindi come possiamo sempre avere il controllo degli stessi. Ma non indugio più di tanto, cerco semplicemente di riassumervi il tutto e vi invito a vedere il video su YouTube. Adesso invece vediamo l'argomento di oggi. Noi oggi parleremo di Jira Service Management, ovvero l'evoluzione di Jira Service Desk. Presenteremo a questo punto come è nato, diciamo, Jira Service Management, quindi quali sono state le necessità, cosa avevamo a disposizione in precedenza, quindi cercheremo anche qui di fare una sorta di recap per cercare di capire da dove siamo partiti e dove la Atalassian ci ha portati, quali sono le innovazioni introdotte e poi faremo un esempio pratico. Cercheremo di capire a questo punto a livello pratico di che cosa si tratta tutto quanto. Ma adesso la solita presentazione dell'equipaggio di questa grande avventura. Io mi chiamo Fabio Genovese, ma sono conosciuto nell'ambiente Atalassian come artigiano del software. Dal 2009 mi occupo di prodotti Atalassian e curo il primo blog in lingua italiana dedicato interamente a questi prodotti. Mi accompagnano in questo viaggio Maria Luisa Frigerio, Marco Pollice e Francesco Borchetta, Atalassian Expert di Professional Solutions SRL, Silver Partner Atalassian qui in Italia. Insieme collaboriamo per cercare di aiutarvi in questo viaggio, ma soprattutto a risolvere magari ciò che nel quotidiano affrontate anche voi e quindi darvi anche degli spunti, delle idee e dei suggerimenti. Ma adesso cedo la parola a Maria, che ci inizia a descrivere questo Gira Service Management. A te Maria. Grazie mille Fabio. Allora Fabio ha detto all'inizio che i nostri webinar sono molto pratici e come avete visto
abbiamo caratterizzato appunto tutti i nostri appuntamenti sul lato pratico. Dobbiamo fare però una premessa, di solito la premessa, come avete visto, la faccio io, quindi due giri di parole per contestualizzare Gira Service Management è di dovere, dobbiamo farlo. Che cos'è Gira Service Management? Management, che dir si voglia. È un'evoluzione di Gira Service Desk, quindi non è un nuovo prodotto, è un'evoluzione di un prodotto preesistente, tant'è vero che chi ha Gira Service Desk si ritroverà la suite ridenominata in Gira Service Management. Hanno convertito praticamente tutto il marketing da Gira Service Desk a Gira Service Management. Come accennava Fabio, è un prodotto appena uscito. È appena uscito il 9 di novembre e ha delle features che sono estremamente interessanti. Infatti il webinar di oggi sarà molto pratico, avremo un case study molto molto interessante. Per dire cosa? Per dire che partiamo da un Gira Service Desk, scusatemi, che ha inglobato delle features che prima erano separate, ma che adesso si ritrovano tutte insieme nella suite del Gira Service Management. Perché Atlassian ha deciso di sviluppare questa nuova soluzione? Innanzitutto per andare incontro a un ruolo di IT che è cambiato nel corso del tempo. Si ritrova a dover un ruolo per IT, intendo il macrocosmo di IT people, developers, operations, eccetera. Si ritrova a dover affrontare delle sfide nel quotidiano dell'azienda che sono sempre più importanti. Supportare l'azienda nella trasformazione digitale, fare delle delivery in modo più veloce, assicurarsi che tutte le applicazioni siano in funzione, quindi garantire assolutamente la business continuity all'interno dell'azienda in modo tale che tutti gli altri utenti possano operare, nonché il garantire chiaramente il supporto sia per i customer interni, quindi i propri colleghi, che per i customer esterni, quindi i clienti. Il ruolo dell'IT cambia, quindi deve sapersi adattare a questo mondo sempre più veloce. Come cambia il ruolo dell'IT, cambia anche l'infrastruttura che abbiamo sotto. Da questa necessità nasce il Gira Service Management, quindi una struttura più flessibile, più dinamica, più veloce, più rapida, che consenta al mondo degli IT operators, diciamo, di stare al passo con i cambiamenti che vengono richiesti. Nasce anche, mi ricollego anche a diciamo, uno degli assunti del primo webinar, ovvero questa migrazione che sarà progressiva, quindi non allarmiamoci da server a cloud, ma lo vediamo nel mondo che ci circonda, tantissimi tool sono ormai in versione cloud per ovvi motivi, per una questione di costi e una questione di flessibilità. Il mondo IT si sta sempre di più adattando anche a nuove metodologie di lavoro, quindi a metodologie più agili, più DevOps, che riescono a far coincidere esigenze del cliente ma anche con i cambiamenti del mondo. Quindi si dice da una recente ricerca di Gartner, per esempio, che l'80% delle aziende il cui reparto IT non è in grado di adottare delle tecnologie o delle metodologie agile subiranno sicuramente dei contraccolpi verso invece strutture più organizzate e più flessibili. On top, cosa non dobbiamo dimenticarci? Non dobbiamo dimenticarci che i clienti sono diventati sempre più esigenti. Si aspettano un servizio straight to the point, rapido, veloce, quindi dobbiamo riuscire a garantire anche noi un servizio di questo tipo. Gira Service Management cosa fa quindi? Collega insieme principalmente i dipartimenti di business, IT e DevOps, tutti insieme, e developers, tutti insieme in un unico workflow di attività. Qual è la grande differenza? Poi la andremo a vedere bene con Fabio. La grande differenza con il Gira Service Desk è che se il Gira Service Desk era molto orientato in avanti, ovvero verso il cliente, verso il supporto per il cliente, che possa essere
interno e esterno, Jira Service Management non solo prende davanti, ma prende anche dietro, quindi lavora sia a monte che a valle. Per quanto riguarda il monte, vedremo come sono stati inseriti all'interno di questa bellissima suite dei tools super pratici come sono OopsGenie e Insight, e oggi avremo la possibilità di vedere concretamente come funzionano. Non dimentichiamoci che Jira Service Desk continua, le funzionalità di Jira Service Desk continuano, quindi si continuano a garantire dei front desk con i customer dal punto di vista, non so, dell'HR, del legal, quindi i team di agenti, i team possono continuare a sviluppare i propri progetti tramite Jira Service Desk. Abbiamo aggiunto semplicemente delle funzionalità che sicuramente aiutano a migliorare questo nuovo prodotto. Quindi io adesso, dopo questo cappello introduttivo molto rapido, cedo la parola ai ragazzi perché ne vedremo delle belle e delle interessanti. Grazie mille. Grazie Maria per questa introduzione molto completa che ci dà a questo punto il primo quadro. Andiamo a questo punto avanti e vediamo un attimino, facciamo un attimino il recap di quello che aveva a disposizione Gira Service Desk. Allora, in questa prima slide, ma poi andremo subito sul dettaglio tecnico per vedere un po' di cosa si tratta. In principio era Service Desk, è stata la grande introduzione degli anni scorsi in cui la Thalassian metteva a disposizione un Service Desk a tutti gli effetti, semplice e agile. Quindi dava subito uno strumento per poter gestire il rapporto con il cliente e quindi in maniera molto veloce. Portal, e quindi la grande introduzione è stata quella di abbattere notevolmente le email, poi dava anche la possibilità di poter gestire in maniera chiara e semplice le code e dava anche una possibilità di poter gestire a un alto livello degli incident, e quindi poteva dare la possibilità alla gente che gestiva la segnalazione, quindi il rapporto con il cliente, di potersi interfacciare con altri gruppi di altri progetti Gira e da lì creare l'interazione con i vari gruppi di lavoro. Però rimanevano comunque dei punti aperti, ovvero tutta la gestione ITIL era possibilissima, ma bisognava costruirla a mano, quindi c'era ancora, diciamo, una forte componente manuale. Una gestione della reperibilità doveva anche essere questa costruita, ma non era, diciamo, nativa a tutti gli effetti. E lo stesso anche gli asset, bisognava in qualche modo riguardare gli add-on e quindi decidere anche come rappresentarli. Le code venivano gestite anche in maniera generica, quindi anche lì non c'era una categorizzazione a tutti gli effetti. Gli applicativi risultavano ancora un po' separati. Cioè la prima, diciamo, unione Gira Service Desk era presente, ma su altre cose c'era ancora, diciamo, un po' di separazione. E lo stesso anche la gestione degli incident risultava slegata, cioè Oxygenie era fuori, diciamo, in qualche modo, quindi non c'era una vera e propria integrazione. Mentre invece con l'introduzione di Gira Service Management, come diceva prima la Maria, Gira Service Desk rimane comunque con tutte le sue funzionalità, quindi ciò che c'era prima rimane anche adesso. Ma in aggiunta abbiamo una gestione ITIL già preconfezionata e quindi già pronta all'uso. Viene integrato Oxygenie, quindi abbiamo già una gestione anche delle reperibilità e anche una gestione della parte, diciamo, tecnica. L'asset viene integrato e in più abbiamo anche un miglioramento della gestione delle code. Abbiamo delle code già preconfigurate e dedicate su determinati argomenti. In una parola, abbiamo tutto chiave in mano, quindi possiamo partire con una gestione a tutti gli effetti di un service desk ITIL e soprattutto del management vero e proprio, quindi anche dell'integrazione DevOps di tutti i vari gruppi coinvolti nella gestione aziendale. Ma adesso andiamo più nel dettaglio e vediamo un po' meglio come funziona adesso il giro del fumo. Per fare questo abbiamo preparato il nostro ambiente di prova, adesso lo vado a ricondividere e vediamo un attimino, eccolo qua. E adesso diciamo, ci siamo un po' divisi i ruoli e adesso farò il cliente o il customer che ha necessità e quindi creerò una segnalazione. A questo punto qui ho già il nostro progetto preconfigurato e purtroppo mi si è rotto il computer, adesso devo fare una certa operazione, ho bisogno di gestire un po' tutto quanto, quindi scusate ho sbagliato richiesta, ho un broken, ecco report broken perché ho rotto il computer, quindi adesso dico, ho rotto il mio PC. Ciao a tutti, mi si è rotta la cerniera del laptop. A questo punto cerco il mio computer, eccolo qui,
e posso anche allegare una immagine, adesso l'avevo preparata su altre parti, eccolo qui, ZZ Webinar, allego a questo punto l'immagine, eccolo qui, come potete vedere, si vede a malapena, ma se si vede sul dettaglio poi vedremo nella fase successiva cosa ho postato, metto la mia urgenza e a questo punto dico che è importante che venga messo subito a posto. Quindi come potete vedere, tutto uguale come prima, ho creato la mia segnalazione e a questo punto la genero. E qui, come potete vedere, tutto diciamo come prima. Questa è l'immagine che io ho postato, purtroppo si è rotta diciamo, la cerniera, quindi siamo ancora qui. Adesso andiamo a vedere il punto di vista della gente, quindi cedo la parola a Francesco che ci mostra questa parte. Ok, grazie Fabio, prendo il controllo. Allora, eccoci qua. Ok, eccola qua, prendo il controllo, mi metto nei panni della gente e qua visualizziamo tutto l'elenco delle segnalazioni che stanno in coda che devo gestire. In questo caso, l'ultima è questa qua, quella aperta appunto da Fabio, dal nostro cliente. Andiamo qua, ci clicchiamo dentro, identifichiamo chi è, la descrizione, mi si è rotta la cerniera del laptop, da questa parte vediamo anche altri dati. Una cosa molto carina è la possibilità che lui ha indicato il PC di competenza che noi andremo innanzitutto subito a controllare in qualche maniera se mi ha inserito quello giusto, a meno che qua possiamo vedere che appunto è un Latitude 15 pollici, il prodotto, il produttore, la RAM, la tipologia, e qua in basso identifichiamo che effettivamente appartiene a lui. Quindi abbiamo tutte le informazioni tecniche del PC sul quale dobbiamo operare l'assistenza, e questo è molto importante. Qua abbiamo il suo allegato con l'errore, in modo tale che siamo sicuri che effettivamente c'è il problema, e tutta questa serie di informazioni. A questo punto ce l'andiamo ad assegnare, una cosa molto importante. Questo è il team. E come operatore posso comunicare, facciamo così, rispondiamo direttamente a lui, è stata, ce la facciamo, ok, presa, carico la segnalazione, ok, scriviamo il commento. Adesso, in quanto siamo solo operatori, diciamo così, di primo livello che prendono in carico le segnalazioni, non siamo in grado di riparare direttamente il PC, e quindi dobbiamo fare riferimento a un secondo team, chiamiamolo di secondo livello, che si occuperà effettivamente della separazione. In questo strumento è stata la possibilità di creare un secondo team, che l'abbiamo chiamato team hardware, per poter appunto andare nel dettaglio e andare a lavorare appunto sulla problematica. Andiamo a interpellare in questo momento, in questo modo, scusate. Il team si chiama Hardware Store, quindi necessaria riparazione della cerniera del laptop. In questo caso, questo secondo team avrà tutti i riferimenti di questa segnalazione iniziale, così avrà tutti i dati di PC, qual è il PC e con le varie caratteristiche. Qua vabbè, possiamo anche omettere la descrizione, se c'è qualcosa da scrivere lo possiamo anche aggiungere, li mettiamo elevata per non dire critica e la tipologia di gravità, e andiamo a creare l'imprevisto. A questo punto andremo a comunicare al nostro team di supporto hardware che è stata aperta appunto una seconda segnalazione di secondo livello, appunto, dove potrà operare. Per far ciò passo la parola al collega Marco che si occuperà di operare su questa segnalazione. Grazie Franci. Adesso vi mostro la segnalazione lato Opsigeny, perché in questo momento, da quello che ha fatto Francesco, entra in gioco il nuovo tool che si integra con Jira Service Management. Come vedete, questa è la segnalazione appena aperta da Fabio, cui ha lavorato Francesco,
in cui ha aperto un problema grave collegato a questa attività. Io cliccando entro direttamente nella mia nuova app Opsigenie, che è direttamente integrata con Jira Service Management, in cui visualizzo il mio incidente, visualizzo il team il servizio che è coinvolto in questa attività, l'attività del service management collegata. Questo link viene fatto in automatico dopo, in base alle operazioni che ha fatto Francesco, e il team che si occupa di rispondere e di risolvere questa problematica. Nulla mi vieta di aggiungere delle persone specifiche, sì, come ad esempio dico che sono me stesso che deve svolgere questa problematica, e qui avrò tutto il mio dettaglio della mia segnalazione. Nella timeline visualizzo tutte le attività che sono svolte per risolvere questo problema, questo tipo di problema, il tempo trascorso dalla durata dell'apertura del problema, il tempo impiegato per risolverlo. Qui ho il mio status, quindi aperto, risolto, chiuso oppure eliminato, magari è stato aperto erroneamente, non sembrava fosse un problema grave, ma invece si è risolto semplicemente. E qui abbiamo il dettaglio dei miei problemi. Se questo problema non viene svolto nell'arco della giornata, il sistema ha un sistema di alert che vengono racchiusi in questa schermata, che avvisano gli operatori che c'è un problema da risolvere. Quindi tutto integrato, alert che visualizzo anche lato Jira Service Management nelle nuove punti di menu del mio progetto, chiamati avvisi. Quindi se torniamo su Opsigenie, una volta che ho recuperato tutte le informazioni, posso rispondere e risolvere la mia problematica. Quindi posso, eccola qua, in timeline posso ad esempio aggiungere una entry e dire: è stato contattato il fornitore che desidera sostituire il laptop. Una volta fatto questo, io risolvo il problema lato Opsigenie. Questa azione scatenerà un'automazione sul Jira Service Management, in cui viene allertato l'agente di primo livello che si è occupato del problema, che viene notificato che la problematica di secondo livello è stata risolta, e quindi può procedere a comunicare con il customer la risoluzione della problematica e poi eventualmente chiudere il ticket. Perfetto, grazie Marco, grazie Francesco. Quindi abbiamo visto un pochino adesso come ragiona un pochino il giro del fumo, ma adesso andiamo un attimino più nel dettaglio. Quindi torno un attimino anche io a ricondividere lo schermo e cominciamo ad analizzare un po' che cosa è cambiato. Allora, la prima cosa che notiamo è che io ho specificato il mio computer direttamente dalla segnalazione, quindi già questa è una prima novità che viene introdotta. Abbiamo l'introduzione di una componente aggiuntiva, quindi un'ulteriore integrazione. Puoi spiegarci, Francesco, in che cosa consiste, per favore? Ok, certo Fabio. Allora vado a riprendermi lo schermo e ci posizioniamo qui. Allora, cos'è questo? Questo è un componente aggiuntivo, si chiama Insight, ed è integrato con Jira Service Management. Grazie a questo componente è possibile definire una struttura organizzativa, radice, figli, sottofigli e tutto il resto. Nel nostro caso abbiamo identificato, abbiamo costruiti da zero, dandoci dei nomi che vogliamo noi, diciamo gli asset aziendali. Per esempio per la pseudo-azienda Italian Expert abbiamo qua una radice appunto con il nome Company Asset, e l'abbiamo suddiviso in queste categorie, ovvero produttori, location, ovvero le sedi dell'azienda, i server con la tipologia di server. Ok, qua abbiamo l'elenco, qua sulla sinistra vedete l'elenco, per esempio produttori abbiamo tutti questi marchi, le sedi, questo elenco di sedi.
i server, tipologia con tipologia di server, fisica e virtuale, i computer. Ok, eccoli qua, i software e gli utenti. Come potete identificare, qua all'interno dei computer abbiamo appunto questo qua, Latitude 15, che abbiamo agganciato, diciamo così, abbiamo tramite una configurazione, abbiamo agganciato la segnalazione di Gira Service Management, che ha aperto Fabio prima. E qua possiamo vedere anche, grazie a questo grafico, come è identificato il computer all'interno di tutta la struttura aziendale che ho costruito, che abbiamo costruito. Questo computer appartiene appunto a un produttore che fa parte e di questo utente qua, tutte le relazioni, diciamo, dei vari componenti, e questo computer è anche una tipologia. Il tutto è ricollegato tutto alla struttura aziendale principale. Questo è molto interessante, perché a questo punto siamo in grado, grazie anche a questa integrazione, quindi a questo nuovo componente che aggiungiamo al Gira Service Desk e lo rendiamo Gira Service Management, di costruire tutta questa gerarchia, praticamente anche senza limiti. Possiamo ricostruire tutto quello che è all'interno del nostro asset aziendale, con una grande libertà, perché tu hai fatto anche vedere che c'è la possibilità di poter definire anche degli attributi, oltre che il grafico, che dà tutte le relazioni. Quindi controllo completo di tutto ciò che abbiamo all'interno dell'azienda. Certo. Ma a questo punto segue una seconda domanda. Sapete che sono sempre una persona curiosa. A questo punto tu hai fatto vedere poi, quando hai passato, diciamo, la parola a Marco, che potevi creare un imprevisto. A questo punto chiedo a Marco, cosa è un imprevisto? Puoi spiegarci un attimo più nel dettaglio, per favore? Allora, un imprevisto è il tipo di problema di Opsigenie, che è la nuova integrazione col il Gira Service Management. Come vedete qua, come ho detto prima, abbiamo 3 nuovi punti di menu. Abbiamo servizi, avvisi, che sono gli alert che troviamo su Opsigenie, e su chiamata. Essenzialmente noi cosa dovremmo andare a fare? In servizi dovremmo configurare i nostri servizi interni della nostra azienda, i servizi di assistenza che noi forniamo internamente, oppure anche quelli esterni ai nostri customer. Noi abbiamo definiti 2, server store e hardware store. Andiamo a visualizzare hardware store. In hardware store noi definiamo il team che si deve occupare di risolvere le problematiche relative all'hardware della nostra azienda, il livello di servizio, può essere 1, 2, 3, 4 e così via. Poi, andando in Opsigenie, noi possiamo definire poi le persone che fanno parte di questo team e che vengono automaticamente allertate quando un problema di tipo hardware viene segnalato sul service management, come ha fatto prima Francesco. Qua possiamo indicare tutte le regole, le policy, quando le persone possono essere chiamate per risolvere delle problematiche anche collegandosi al PC, le integrazioni che ci sono, i servizi e i membri. In questo caso siamo io e Maria Luisa. Nei servizi invece visualizziamo i vari servizi, perché magari noi, un unico team può avere in capo più servizi. Okay. Sì, quindi diciamo che a questo punto, anche in questo caso, abbiamo una nuova integrazione. Opsigenie diventa a questo punto parte della squadra di Service Desk, viene utilizzato per riuscire a gestire anche questo tipo di problematiche e dà quella marcia in più che indicavo prima, ovvero quella di poter definire la reperibilità e quindi anche chi chiamare, quando e perché, che è una cosa non indifferente, perché come dicevi anche prima, grazie anche al sistema degli alert, se un problema non è stato risolto sul momento, il giorno dopo l'alert riparte e dice attenzione, c'è ancora pendente. Un incidente attivo, guarda che lo devi risolvere. Esatto, quindi anche qui completiamo, scusate, l'integrazione con tutto quanto quello che ci serve per poter avere a 360 gradi un service desk. E quindi a questo punto, come conclusione, diciamo, anche di questa prima parte di demo, è che abbiamo un prodotto notevolmente migliorato. Quindi, come diceva anche prima la Maria, prima c'era stata, diciamo, la necessità di coprire i rapporti verso il customer, quindi cercare di affinare tutta quanta la problematica del rapporto verso il cliente, togliamo le mail e cerchiamo di concentrarci su quello. Adesso completa l'opera la Atlassian,
crea tutta la parte, praticamente il retrobottega, scusate il giro di parole, ma come artigiano mi viene naturale. E quindi praticamente si completa ciò che sta dietro le quinte e fa praticamente il lavoro vero e proprio. E quindi si gestiscono tutte queste problematiche, tutti questi flussi e si dà anche un bellissimo ordine. Quindi come conclusione, anche diciamo per questa prima demo, che poi ne seguiranno molte altre nei prossimi webinar, ma questo diciamo serve per darvi la prima impressione, la prima idea di come ragiona anche Jira Service Management. Il prodotto è stato notevolmente migliorato e fornisce anche un'ulteriore marcia in più. E quindi provatelo senza problemi, senza dubbi, perché si tratta sicuramente di un enhancement non indifferente. Provatelo, controllate anche voi le vostre con queste possibilità e cercate anche di guardare sempre oltre, diciamo, la semplice funzionalità, perché quello che abbiamo fatto vedere è un esempio. Immaginatelo e calatelo sulle vostre realtà, sicuramente queste funzionalità vi daranno una mano non indifferente. E quindi Fabio, aggiungo che è un modo per mettere insieme tanti pezzi che al momento nella maggior parte delle aziende sono separate. Quindi già il Service Desk ha rappresentato una svolta, è uno strumento, è uno degli strumenti più utilizzati dai customer di Atlassian per la sua facilità d'uso sia dal lato customer che dal lato agente, evitando tutto il giro delle email di cui tutti siamo soggetti. In più, se pensiamo che riusciamo a collegare tramite questo servizio, diciamo front-end, anche tutto il back-end in maniera strutturata e continuativa, è sicuramente un vantaggio per tutta l'organizzazione senza perdersi in giro i pezzi di comunicazione e di informazione. Quindi serve a uniformare tutto il flusso di operatività. infatti, È fondamentale. infatti diciamo, centrato il punto, perché a questo punto, scusate il giro di parola, perché in questo modo la Atlassian si conferma innanzitutto leader come questi prodotti e soprattutto ti fornisce un prodotto unico che segue tutto a 360 gradi. Non devi distoglierti da vari applicativi, è tutto lì. Esatto, È una quindi cosa anche molto importante. il dipartimento il dipartimento IT in generale riesce a focalizzarsi nelle sue diverse funzioni, perché chiaramente a seconda della grandezza di un'azienda possiamo avere 10, 20, 100 persone che si occupano di IT nelle diverse funzioni specifiche, senza avere anche una confusione di ruoli. Primo. Secondo, fondamentale, la struttura che ha fatto vedere Francesco è fantastica. La parte di insight lo sappiamo tutti, guardiamoci un attimo dentro di noi, lo sappiamo che abbiamo gestito tante cose con i fogli Excel. Questo va sicuramente a risolvere tantissimi problemi anche per quanto riguarda le relazioni tra user, azienda, dispositivi a disposizione, ma non solo l'hardware, il software, cioè pensiamo veramente in grande. Noi potremmo mettere dentro Insight non solo il laptop che io uso, i software, telefoni cellulari, qualsiasi cosa, giusto Fabio? Esatto, ma anche per dire devo classificarmi le location dei miei uffici, posso farlo tranquillamente. Devo definire dei servizi che riguardano gli uffici in maniera specifica, che faccia intervenire particolari squadre, lo posso fare. Praticamente ho una libertà totale e ragazzi fate uso della vostra fantasia che più ne ha più ne metta, potete fare veramente qualunque cosa. Non dimentichiamoci che poi tutto quello che inseriamo in Insight, noi adesso lo abbiamo utilizzato lato customer, ma poi si possono creare vari campi da utilizzare sia nel Jira Service Desk, ma in Jira Software anche. Quindi potete integrare le vostre segnalazioni con gli asset della vostra azienda. Questo è fondamentale. Ma non solo, è possibile anche utilizzarlo. Prima abbiamo detto che Jira Service Desk praticamente rimane comunque in essere, quindi se avete già ad esempio dei progetti Jira Service Desk di HR o di altre tipologie, Legal. sì, esatto, ma anche particolari che vi siete personalizzati per la vostra funzione particolare. Non entriamo tanto nel dettaglio. Continua ancora a esistere, ma potete estenderla utilizzando sempre Insight, quindi vantaggi a tutto piano, quindi potete sfruttare e dare libero sfogo alla vostra fantasia, potete classificare, non lo so, le sedie come abbiamo detto prima, le macchine, i computer, magari dovete gestire un parco di motorini, per dire,
Ma anche l'organigramma aziendale. Anche l'organigramma, esatto, giusta osservazione Francesco, anche l'organigramma aziendale, per cui anche lì potrete anche fare una cosa di questo genere e utilizzarlo per tutti i vostri obiettivi. Quindi libertà assoluta e fantasia ai massimi livelli. Quindi, come potete vedere, abbiamo uno strumento che ci offre tantissime possibilità. Per cui a questo punto direi che concludiamo a questo punto questo webinar con queste ultime conclusioni e diamo libertà assoluta alle vostre domande. Quindi se avete delle domande, mirate al petto, mi raccomando. Sappiamo che ne riceviamo anche via mail, quindi non vi preoccupate. Sappiate che a seguito di questo webinar seguiranno delle pillole magari più specializzate o più di approfondimento per determinate tematiche, perché il Jira Service Management è un argomento interessante, importante, mi viene da dire. Quindi faremo seguito ai nostri appuntamenti webinar anche con delle pillole informative per costruire una vera e propria libreria di video in modo tale che possano essere ad uso e consumo di qualsiasi persona ne abbia interesse. Come sempre noi stiamo a disposizione. Seguirà un'email di recap con le nostre slide. Fabio ha fatto delle slide fantastiche con i punti più salienti nelle slide. Appunto abbiamo descritto bene tutte le funzionalità Jira Service Desk, Jira Service Management. Seguirà il link al video e poi niente, siamo a disposizione. Siamo a disposizione per tutte le domande, per tutte le curiosità, anche su degli spunti. Magari noi chiaramente non è che possiamo pensare a tutto in assoluto, però se ci date magari la possibilità, possiamo in qualche modo darvi una mano anche su altre tipologie, altri fronti su cui avete, diciamo, necessità. Siamo a disposizione. Una domanda non la si nega a nessuno e una risposta uguale. Quindi attendiamo ancora qualche istante per le domande. Abbiamo una domanda di Giulia. Allora, ciao, nella demo la compilazione era manuale. È necessario un plan premium per altro tipo di raccolta dati, ad esempio un collector alimentato da email? Grazie. Allora, direi che per avere un collector alimentato da email mi verrebbe da dire che quello dovrebbe ancora essere integrato anche nel piano standard. Non dovrebbe essere stato modificato al momento. Sono credo altre cose che sono finite nel piano premium, ma credo che praticamente possiamo rispondere che per fare eventualmente il collector via mail la funzionalità lato service desk dovrebbe essere rimasta intonsa, quindi intoccata. Quindi da questo punto di vista direi di poter rassicurare la Giulia che il collector via mail esiste ancora. Interessante questa domanda. Sì, interessante questa domanda perché sì, giustamente abbiamo detto che rimane comunque le funzionalità del service desk, ma come avete anche notato stanno anche riorganizzando un po' i vari piani standard, free e premium per cercare anche lì di dosare meglio le varie funzionalità. Quindi anche lì teniamo gli occhi aperti, magari dedicheremo una pillola ad hoc in cui descriveremo un po' nel dettaglio o anche più pillole per dare anche evidenza di come si evolvono un po' questi piani. Magari un domani uscirà anche un quarto piano, non diciamo niente, può diventare un grattacielo, ma chi può dirlo? Esatto. Libero sfogo, mi raccomando, sempre al petto. Non abbiamo paura. Attendiamo ancora qualche minuto, poi se non ci saranno altre domande chiudiamo a questo punto poi il webinar. Poi siamo sicuri che vi abbiamo magari introdotto un argomento che è sicuramente nuovo e anche molto corposo, quindi sì, sicuramente va prima uno dei webinar più già sul tecnico, veramente tecnico che abbiamo fatto, quindi ci rendiamo anche conto che è bello
bello denso, soprattutto per chi non è del mestiere, magari è anche difficile magari pensarlo nella propria realtà. Sappiate che tutti gli strumenti Atlassian per definizione sono di una flessibilità estrema. Non fanno ancora il caffè, però sono veramente, si adattano a qualsiasi realtà. Quindi noi vi abbiamo fatto vedere, secondo me, un esempio abbastanza semplice. Pensate alle vostre realtà, e se avete veramente qualsiasi spunto di approfondimento, qualsiasi domanda, noi siamo qui. Il tempo scorre, lo aspettiamo ancora un altro minuto. Bene, fa piacere che vi abbiamo lasciato e sorpreso, vi abbiamo lasciato a bocca aperta, vi abbiamo sorpreso con effetti speciali. Fabio, forse merita magari accennare due cose anche per l'integrazione UpsGenie a Insight, che sarà comunque cioè un pacchetto sicuramente completo, ma sta avvenendo con il tempo. Sì, esatto. Questo è da dirlo. C'è da dire anche questo, che è una cosa ancora recentissima, quindi diceva prima Maria, è il nuovo del 9 di novembre che è in corso, diciamo, questo nuovo, diciamo, cavalcata, questo nuovo viaggio di Atlassian verso questa integrazione, quindi sicuramente l'integrazione subirà delle modifiche, perché magari sono partiti con una certa idea, poi con il corso del tempo affineranno e aggiungeranno magari altre cose, perché è praticamente un viaggio senza fine, sarà un miglioramento sempre continuo. Anche quando sono nati come Jira Service Desk, lo avete visto negli anni passati, ogni giorno hanno sempre aggiunto nuove funzionalità. In aggiunta, il vantaggio del cloud è che magari molte di queste nuove funzionalità appariranno, chiaramente l'Atlassian, come noi ricordiamo sempre, ci avvisa con una montagna quasi infinita di email dicendovi attenzione, nuove funzionalità in arrivo, ma di sicuro ce l'avremo già. E quindi sicuramente troveremo sempre nuove funzionalità disponibili, sicuramente troveremo nuove sorprese che ci lasceranno quasi sempre a bocca aperta. Quindi rimaniamo comunque con le orecchie aperte e soprattutto rimaniamo sempre attenti a queste nuove cose. Magari anche qui seguiranno delle pillole di approfondimento in cui, partendo da quello che abbiamo raccontato oggi, cercheremo di completare un po' il tutto con situazioni specifiche, con argomenti ancora più specifici, e magari andremo a vedere una funzionalità particolare dettagliata proprio a tutti gli effetti. Bene, Fabio, io direi che possiamo a questo punto concludere il webinar. Yeah. Intanto ringraziamo tutti quanti coloro che ci hanno ascoltato, ringraziamo della fiducia, speriamo di avervi fornito ottime informazioni. Come diceva anche prima la Maria, seguirà una mail di recap con tutte le informazioni che ci siamo detti, con le slide che abbiamo visualizzato, con il link al video, e attendiamo comunque suggerimenti, siamo anche aperti anche a nuovi argomenti, quindi se avete anche voi degli argomenti di cui volete che discutiamo o che diamo qualche indicazione aggiuntiva, siamo a disposizione. Sempre. Come sempre, vi ringraziamo ancora e ci vediamo al prossimo webinar. Grazie mille a tutti. Grazie. Ciao, ciao. grazie. Ciao.